Buongiorno a tutti, sono Paolo Balasso, un appassionato del mondo finanziario con oltre 10 anni di esperienza nel campo dei dati. Non sono un consulente finanziario, ma il mio obiettivo è fornire strumenti che vi aiutino a prendere decisioni informate. Molti video su YouTube sulla finanza offrono spunti interessanti agli investitori, ma pochi forniscono gli strumenti necessari per riprodurre e replicare le analisi in modo autonomo. Il mio scopo è quindi quello di condividere i risultati insieme agli strumenti quantitativi utilizzati, in modo che voi possiate svolgere le analisi in completa autonomia in maniera efficace ed efficiente. Durante il video condividerò alcune slide con analisi specifiche e il codice utilizzato. Ci immergeremo nelle metodologie statistiche e nel codice presente in Google Colab. Sarà un'esperienza pratica che vi permetterà di comprendere e utilizzare queste metodologie in modo efficace. In sintesi, il mio obiettivo è fornirvi gli strumenti necessari per prendere decisioni finanziarie informate, offrendo analisi riproducibili e il codice sorgente utilizzato. Spero che questa esperienza vi aiuti a diventare autonomi e consapevoli nelle vostre attività di investimento. Oggi creeremo una strategia basata sul momentum, prendendo in considerazione diversi set di parametri. Successivamente analizzeremo i parametri della strategia che generano al massimo Sharpe Ratio e Compound Annual Growth Rate, ovvero il rendimento annualizzato. Strategia che ha provato a battere il mercato. La strategia di momentum si basa sull'idea che gli asset finanziari che hanno mostrato buone performance nel recente passato tenderanno ad avere buone performance anche in futuro. Utilizzeremo il concetto di momentum per selezionare gli asset da includere nel nostro portafoglio. Inizieremo testando diversi set di parametri per la nostra strategia. Questi parametri, che vedremo e approfondiremo dopo, includeranno il periodo di osservazione del momentum, legato dopo come X, il periodo di osservazione per escludere gli item con ritorno negativo, Y, il numero di asset da selezionare, N, e la frequenza con cui riequilibrare il portafoglio, che vedremo dopo come M. Dopo aver testato i vari set di parametri, considereremo la strategia che genera il massimo Sharpe Ratio e Compound Annual Growth Rate. Confronteremo poi questa con l'indice SP500 e l'ETF IWMO, che è un ETF basato sul momentum, quindi un ETF già disponibile che considera questo tipo di strategia. In questo modo possiamo valutare la performance relativa della nostra strategia rispetto a questi benchmark. Il set di dati che prenderemo come riferimento è un portafoglio di ETF che consentono una diversificazione opportuna. La selezione di questi ETF è il risultato di un'altra metodologia presentata nel precedente video che vi metto in descrizione. Notate che questi ETF sono categorizzati in diversi cluster che definiscono il tipo di asset finanziario. Quindi questo aspetto, questi ETF presi in considerazione per applicare la strategia momentum che vi spiegheremo tra poco. In questa slide possiamo vedere la strategia suddivisa in fasi e i parametri di cui è composta, che come dicevo prima sono 4, evidenziati in grassetto: X, Y, N ed M. La strategia calcola i rendimenti degli ETF e inizializza i pesi per il portafoglio che vengono tenuti stabili per M mesi. Quindi ogni m mesi viene calcolato il momentum di ogni titolo, utilizzando i rendimenti degli ultimi mesi specificati. Il nostro parametro quindi X. Vengono poi selezionati i primi N ETF in ordine decrescente di momentum. Parallelamente viene anche calcolato un valore di soglia di momentum utilizzando i rendimenti degli ultimi mesi specificati, Y. Viene quindi selezionato un numero specifico di titoli con il momentum più alto, che soddisfano anche il criterio di superamento della soglia di momentum. Questi titoli vengono quindi pesati in base al loro momentum da un punto di vista percentuale e aggiunti al portafoglio. C'è un'altra versione
una metodologia in cui viene introdotta la dimensione di tipologia di asset finanziario, precedentemente evidenziata come cluster. L'approccio, le variabili, sono gli stessi della precedente strategia, ma gli ETF vengono raggruppati in un cluster e la strategia viene applicata separatamente a ciascun cluster. Viene quindi calcolato il momentum e vengono selezionati i titoli con il momentum più alto all'interno di ciascuno di questi. Questi titoli vengono poi pesati e aggiunti al portafoglio. Questo privilegia la diversificazione, perché nell'ipotesi in cui ci sono due ETF azionari e due obbligazionari, dove gli obbligazionari hanno un rendimento più basso, l'assenza di cluster avrebbe scartato i due obbligazionari, mentre così viene preso l'obbligazionario con momentum più grande e l'azionario con momentum più grande. In questa slide si vede un esempio di output dell'approccio precedente. Vengono calcolate le performance di varie combinazioni di parametri, qui presenti per ogni riga. Il nome della strategia racchiude il valore di ciascun parametro. Ad esempio, la strategia scelta, in arancione chiaro, viene calcolata considerando 12 mesi passati per calcolare il momentum, vengono esclusi gli ETF con ritorno negativo nei precedenti 3 mesi, e selezionato il primo ETF per momentum per ogni cluster e ipotizzato infine una frequenza mensile di ricalcolo. La combinazione in questione è stata scelta perché ha il maggior rendimento annualizzato e maggior Kalman ratio. Ora l'obiettivo è quello di confrontare la strategia ottimizzata con il mercato, considerando un range temporale di 20 anni. Si nota che entrambe le strategie di momentum, quindi quella senza cluster e quella con cluster, battono la strategia buy and hold dell'S&P 500 e in particolare che quella con la componente cluster batte la strategia senza cluster. Lo Sharpe Ratio della strategia con cluster è infatti il doppio dell'S&P 500. Il rendimento annualizzato è quasi del 9% contro il 5%. Anche il massimo drawdown e il tempo massimo di recovery sono in favore della strategia creata. Nella crisi del 2000 il mercato ha impiegato 1795 giorni prima di raggiungere nuovamente i massimi nell'S&P 500 contro i 517 giorni della nostra strategia. La vista successiva invece presenta il confronto a partire dal 2015 e si vede che il risultato non cambia. Se poi confrontiamo la nostra migliore strategia con l'ETF Momentum, acquistabile in borsa con ticker IWMO, dobbiamo ridurre il range temporale di confronto, in quanto i dati di tale ETF sono disponibili dal 2015. Si nota come inizialmente l'ETF sovrapperformi l'S&P 500 e la nostra strategia, che però recupera terreno a partire dal 2022 a oggi. Nell'ultima slide abbiamo invece l'allocazione di portafoglio della nostra strategia di momentum per ETF. Gli ETF sono qui elencati in leggenda sotto forma di ticker, cioè il codice utilizzato per identificare in maniera univoca un ETF in uno stock exchange. Nel grafico si vede come la strategia alloca il capitale da un punto di vista percentuale sui vari ETF. L'allocazione che vede oggi vincenti il settore tecnologico con la maggior parte del peso in portafoglio, con quasi il 50%. Abbiamo poi l'oro con il 25% e per la restante parte l'ETF azionario europeo con il ticker IEV. Se ricordiamo il grafico di prima, la strategia sovrapperformava e si distaccava fortemente dalle altre a partire dal 2022, periodo in cui è iniziata la discesa dei prezzi azionari. L'ETF ha invece sovrapperformato di molto e anzi è cresciuto. Andiamo quindi a scoprire che l'allocazione che c'è stata nel 2022 è stata alquanto differente rispetto ai precedenti anni. Il 2022 vede un'allocazione pronunciata nel settore energetico e nelle commodities con un peso simile. A partire dagli ultimi 4 mesi del 2022 abbiamo un settore energetico che assorbe la quasi totalità del nostro portafoglio. A partire da febbraio 2023 il peso del portafoglio viene spartito in maniera mista in oro, ETF azionario europeo,
e il settore tecnologico che sta acquistando un peso sempre maggiore. In descrizione vi metterò un HTML che contiene un formato dinamico che consente di visualizzare in maniera efficace l'allocazione del portafoglio. Per quanto riguarda i costi di transazione, ipotizzando nel peggiore dei casi che ogni mese debba cambiare allocazione ETF, ipotizzando un costo di 1 euro a transazione, si avrebbe un costo di compravendita mensile di 6 euro, che moltiplicato per 12 sarebbe 72 euro annui. Su un capitale di 10.000 euro sarebbe quindi pari al 0,7% di costo percentuale dovuto alle transazioni. Questo è tutto per questo video, che spero possa aver dato un'idea di come customizzare una strategia momentum. I prossimi video avranno come obiettivo la creazione di una dashboard con disponibili allocazioni di portafoglio e strategie e ulteriori metodologie di allocazione. Spero di nuovo questo video possa essere stato utile. Scrivete nei commenti per qualsiasi dubbio, domanda.